Ciao ragazzi, come va? Bentornati sul mio canale Makodov. L'altra sera stavo riguardando The Night Comes From Us e mi sono domandato, magari c'è ancora qualcuno che non l'ha visto, nonostante sia un film molto recente. E quindi eccomi qui, ho detto parliamone. E vi spiegherò brevemente qualcosa di questo film del 2018, film indonesiano che trovate direttamente su Netflix. Ah, piccola premessa, questo non è un film proprio delicatissimo, è per stomaci forti, quindi se siete abbastanza sensibili alle scene efferate, mia moglie per esempio, vi consiglio chiaramente di starne alla larga. Questo splendido duo di registi indonesiani che si fanno chiamare Imo Brothers, se vi aspettate che vi pronunci i loro nomi singolarmente per fare brutta figura vi sbagliate di grosso, quindi andateveli a cercare su internet. Dicevo, questo splendido duo di fratelli, che in realtà non sono fratelli ma solo ottimi amici, silenziosamente e senza troppa fatica, soltanto con un pugno di film, si stanno affermando nel genere horror e d'azione come delle punte di riferimento del genere. Questi due film, sempre girati da Imo Brothers, Killers e Headshot, li trovate anche da noi in Blu-ray, quindi usciti li potrete recuperare. Attenzione, lo dico sempre, sono film leggermente efferati, quindi vedete voi se sia il caso di guardarli. Mentre il gallese Gareth Evans, sempre in silenzio, rivoluzionava il genere action marziale girando in Indonesia film con volti locali che arriveranno alla ribalta come Iko Uwais e Joe Taslim, con film come Merantau e soprattutto The Raid, che sono sicuro che avrete sentito nominare almeno una volta, come nelle migliori delle svolte cinematografiche o new wave del genere, altri talenti locali, come ad esempio il nostro magico duo, influenzati dal successo di questi film, sono riusciti a ricalcare quelle orme in una manciata di pochi anni e alzare l'asticella ancora di più. 3 tahun gue jadi mesin pembunuh mereka. Nggak kehitung pembantahan yang udah gue lakuin. Kalau lo sudah dilantik menjadi seorang sukses, hukumnya mutlak. Jangan pernah mengampuni. Tapi di saat itulah gue melihat The Night Comes From Us nasce proprio con questa pretesa, con una delle star di The Raid come protagonista e con al timone di regia la metà del magico duo, e in ogni caso riesce a essere ugualmente di grande impatto. La storia è la classica storia di redenzione, con una bambina da proteggere che sarà il riscatto di una vita di criminalità e violenza. Ma non soffermatevi su questo e lasciatevi trasportare semplicemente dalla mattanza messa in modo dal protagonista di nome Ito, interpretato dal carismatico Joe Taslim, per difendere la bambina dall'organizzazione criminale di cui faceva parte, e il tutto coinvolgendo anche la sua vecchia banda di amici fraterni. La regia è poderosa, piena di guizzi visivi e di dettagli che si amalgano in questa carneficina che per alcuni probabilmente risulterà eccessiva, ma che in realtà è scandita da un'eleganza di riprese e di un montaggio quasi maniacale. Nel film c'è anche Iko Uwais, la star di The Raid 1 e 2, che interpreta un vecchio amico del protagonista che normalmente siamo abituati a vedere in ruoli positivi. Vi farà strano quindi vederlo in questi nuovi panni, ma sempre con grande carisma e senza lesinare nei confronti fisici più duri. Se avete visto The Raid 2 vi sarà familiare questo volto, Hammer Girl, la killer con il martello che sventra le sue vittime. Qui ritorna l'attrice e modella indonesiana Julie Estelle in un ruolo dalle molte scene in cui prende a calci in culo molte persone. Già nei film che vi avevo citato precedentemente, il concetto di violenza primordiale aveva fatto incursione prepotentemente nelle arti marziali, con quella sana vena slasher che gratificherà sicuramente gli appassionati del genere. Nel caso specifico di The Night Comes From Us, questo concetto viene sviscerato ulteriormente, molto spesso fino all'esasperazione, ma non si perde mai di vista il gusto e la tecnica di alta qualità, sia nel lavoro coreografico, dove i combattimenti sono tanti, intricati e diversi l'uno dall'altro, ma anche per l'aspetto tecnico delle riprese vorticose, degli ambienti claustrofobici, degli effetti pratici e della CGI senza sbavature.
sangue rappreso, arti spezzati e mandibole slogate. Più vi vengono in mente alcune efferatezze, più probabilmente le ritroverete in questo film. Quindi, come ho detto già dall'inizio, se non avete lo stomaco forte probabilmente troverete questo film molto disturbante, ma se avete già visto alcuni film dei Mo Brothers e vi piacciono i film The Raid di Gareth Evans, la miscela esplosiva di questo film vi farà letteralmente impazzire. The Night Comes for Us sarà uno dei migliori film d'azione che avrete mai visto negli ultimi anni. Come avete visto non mi sono dilungato troppo a spiegare, perché comunque è un film che, al di là di tutte le varie lucubrazioni, va soprattutto visto. Poi se avrete soprattutto coraggio di vederlo, questo è il discorso. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, soprattutto quelli che si imbattono per la prima volta in un mio video, così da rimanere sempre aggiornati sui video che caricherò da qui in futuro. E ci risentiamo nella sezione commenti, se magari lo conoscevate già, me ne volete parlare o appunto l'avete visto da poco, e ne parleremo appunto con interesse. E niente, ci rivediamo sempre qua al prossimo video. Ciao!